Buongiorno dal lago di Van. Come vedete abbiamo dormito in questo piazzale e stamattina ci siamo svegliati con questa bella nevicata. Le temperature non sono bassissime perché siamo intorno allo zero, quindi non siamo sotto zero, però come vedete abbiamo un bel tappeto di neve. Abbiamo dormito in questo spiazzo, notte veramente tranquilla, rumori zero. Ora però ci apprestiamo a ripartire. Siccome per venire qui c'è da fare una bella stradina che è abbastanza pendente e non sappiamo se ci può essere del ghiaccio, mettiamo le catene giusto per sicurezza, per fare questo ultimo pezzettino, anche se probabilmente ce la potremmo fare con le sole gomme, però per sicurezza non montiamo le catene. Arriviamo su al paesino, usciamo da questo spiazzo e poi le togliamo e andiamo a visitare la cittadina di Van, che ha lo stesso nome del lago, per poi proseguire verso nord. My burdens left behind. I did not know what it would bring. Now I'm capable of everything. For a brighter sky, where my soul is harmonized. Don't know why I couldn't see that I'm capable of everything. Capable of everything. Buongiorno a tutti anche da parte mia, ciao ciao. Siamo in netta risalita, proprio nel senso che Charlie è lanciato verso la strada principale. Abbiamo tolto le catene, le abbiamo messe solo per fare il tratto finale, per uscire praticamente dal lago, non che fossimo dentro il lago, ma insomma molto vicini in un'area picnic. E lì ovviamente stamattina non era passato nessuno, stanotte ha fatto dei bei centimetri di neve, quindi c'era una rampa, per non rischiare insomma abbiamo messo le catene. Però adesso insomma la strada più transitata è fattibile anche senza. Riprendiamo quella principale che ci porta verso l'altra cittadina che è Van. Questa è la strada di ieri? Sì. Vedete quella punta là che si protende nel mega lago? Noi eravamo là più o meno dietro a quelle abitazioni c'è l'area picnic, quindi abbiamo fatto tutto il giro. Adesso stiamo rientrando verso la strada principale. Guardate che meraviglioso manto bianco.
Abbiamo il Charlie delle nevi, altro che il gatto delle nevi. Ormai in questi giorni l'abbiamo fatte di tutte e l'avevamo appena pulito. Ecco, è vero, questa me l'ero dimenticata. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's E not con il fair. nostro van Charlie entriamo nella città di Van. Con il Yuppie! limite di 82 km all'ora. Limite di 82, troppo forti i turchi. Ma la cosa più bella è il contachilometri, che stiamo segnando 10.000 km dalla ripartenza. Dopo Parma, dopo il Salone di Parma, siamo ripartiti verso questo lungo viaggio e segniamo ora, in questo momento, eccolo che arriva, 10.000 chilometri! Bravo Charlie! 10.000 chilometri, ragazzi, dell'ultimo viaggio, senza contare quelli precedenti. Grande Charlino, yeah! I know you've tried so hard. Per chi non avesse capito dove ci troviamo, I Van. know you've done your part. It's not fair. You did your time. Una curiosità, abbiamo letto che proprio in questa zona, a Van, esiste una razza felina tutta particolare, ovvero il gatto turco Van, che è un gatto, come abbiamo visto nella statua lì sulla rotatoria, completamente bianco, che ha, pensate un po', gli occhi azzurri color ghiaccio e può avere anche un occhio di un colore e un occhio di un altro, cioè uno ambrato e uno azzurro molto chiaro. E pensate un po', udite, la particolarità di questo gatto è che gli piace nuotare. Quindi abbiamo letto che non è insolito vederlo nuotare nel lago e sguazzare in queste acque piuttosto freddine. La città di Van è bella incasinata, forse perché lunedì mattina c'è un gran traffico, un gran formicaio di gente che va da tutte le parti, anche perché Van conta circa 500.000 di abitanti, quindi insomma non è proprio piccolissimo. Noi la passeremo, andremo oltre Van perché non è degna di nota, diciamo, come non ci sono attrattive interessanti, e andremo oltre e cercheremo di raggiungere una cittadina che si trova proprio ai piedi di una montagna molto molto famosa. Vi diremo più avanti. Dopo l'ennesimo picchetto militare, alla fine ci hanno fermato anche a noi. Vedono questo Charlie bianco tutto chiuso, tutto senza finestre, e chissà che pensano che noi siamo, non lo so, pensano che noi siamo trafficanti di qualche cosa di strano. Comunque molto gentili, ci hanno fermato, ha chiesto di aprire dietro,
ha visto il letto, poi è salito un ragazzo sopra e si è messo a aprire tutti i mobiletti di Charlie, dove c'è il pane, gli è caduto anche il pane, ha aperto sotto il lavandino, ha visto il secchio dell'immondizia. Sembravano più curiosi che altro, perché magari non hanno idea di come sia fatto un camper, oppure poi dall'esterno Charlie non è che dà molto l'idea di essere un camper, quindi insomma era salito su, era curioso e niente, poi ha detto andate, non ci ha chiesto nemmeno i documenti, passaporti, niente, così, vabbè. Ce ne sono abbastanza lungo lago di questi controlli, ma capiamo che siamo in zone un po' particolari, c'è la Siria a sud, poi c'è l'Iraq e l'Iran qui a fianco. A breve lo costeggeremo proprio toccando. Quindi sicuramente insomma sono zone un po' particolari, fermano tutti, fermano anche le persone locali, fermano questi collettivos, questi piccoli autobus per fare controlli, insomma a noi, ripeto, sembrava essere molto curioso di come fosse fatto Charlie dentro. Ennesimo posto di blocco dei militari, riapri Charlie dietro, hanno verificato, non c'era nessun clandestino, controllo passaporti, tutto a posto, siamo ripartiti. Siamo all'altitudine di 2300 metri, quindi tutto un panorama completamente innevato, strada tranquilla, molto pulita, ci siamo noi e i tir praticamente, poco più. Su questo versante qua praticamente stiamo costeggiando il confine con l'Iran, di là è già Iran, di là da queste montagne, quindi siamo proprio a un pelo dal confine iraniano. Qui c'è un'altra torretta di controllo. È pieno di torrette militari di controllo, ora non so se con questa nebbiolina si vedono da lontano, ma sono tutte sui crinali delle montagne e ovviamente pattugliano il confine. Lo vedete questo mega monte qua che va da qua a qua, che purtroppo è tutto coperto da questo nuvolone e da questa foschia. Ebbene, siamo ai piedi del monte Ararat, ragazzi, il monte biblico, quello sacro. È un monte enorme, prima di tutto. Purtroppo, come vi dicevo, non si vede perché è completamente fasciato dai nuvoloni. Speriamo più avanti di rincontrarlo, diciamo così. È la montagna più alta di tutta la Turchia, pensate un po', è 5137 metri la vetta. È di fatto un vulcano dormiente e il suo cono più alto è appunto oltre 5000 metri, mentre ha a fianco un cono diciamo più piccolo, più basso, che è sui 3000 metri, anch'esso ovviamente di origine vulcanica. Questo nome vi suonerà sicuramente familiare, l'avrete sentito, è il monte biblico dove Noè condusse la sua famosa arca con tutti gli animali per poterli appunto salvare dalle inondazioni, e pare che approdò sopra al monte Ararat. Quindi siamo ben felici di trovarci ai piedi di questo monte. È un monte un po' diciamo combattuto, diciamo così. Allora, i locali innanzitutto non lo chiamano monte Ararat, ma in lingua turca viene chiamato ed è conosciuto dai locali come il monte Agri Dagi,
E vi dicevo appunto che è molto combattuto perché questo monte è sacro, è diciamo riconosciuto fortemente dall'Armenia, tant'è che l'ha messo nelle sue rappresentazioni. Quel monte bianco che vedete è appunto il monte Ararat. Questo monte non è più nel territorio armeno, ma è entrato a far parte del territorio turco, infatti noi ancora ci troviamo in terra turca e quindi appunto appartiene a questa nazione. Il monte Ararat ha un grande valore per il popolo armeno. Pensate un po', lo considera come il principale simbolo e addirittura è stato riportato nell'effigie del paese stesso. In seguito purtroppo alla guerra tra la Turchia e l'Armenia, è avvenuta nel 1920, il monte Ararat è passato nel territorio turco. In turco Agridaci significa montagna del dolore, gli è stato dato questo nome probabilmente in seguito a questa guerra che vi dicevo poc'anzi. Dopo diversi anni di guerriglie fra il popolo turco e i curdi erano state vietate le escursioni sul monte Ararat, quindi di fatto non si poteva scalare, mentre dal 2021, quindi di recente, sono state riaperte le escursioni. Quindi si può scalare, si può arrivare fino alla vetta. Pare che ci impieghino 5 giorni gli scalatori provetti, diciamo così. E ci sono delle agenzie che fanno ovviamente questo tipo di guida, che vi conducono sopra il monte, ecco. Ciao Monte Ararat, per adesso ti salutiamo, ma ci rincontreremo. Allora, come vedete finalmente abbiamo trovato un parcheggio dove dormiremo stanotte. Siamo nel paesino di Tuzluca, che è poco dopo la città dove siamo arrivati poc'anzi, solo che era una città molto grande, caotica, e quindi ci siamo spostati di una decina di chilometri più a nord. Abbiamo trovato su Park4Night questo parcheggio che è molto tranquillo, sembra essere molto tranquillo. Marta è già dentro che sta preparando la cena, siamo stanchissimi oggi, abbiamo fatto tantissimi chilometri, ma d'altra parte questi saranno giorni di spostamento perché lasceremo questa parte di Turchia per raggiungere nuove mete. Da questa parte invece abbiamo l'Armenia, che è qui veramente a 2 passi, veramente molto vicina, e quindi noi ora chiudiamo il video. Ah, chai? Ah, thank you. Sugar. Thank you, Federico. Afiyet olsun. Ah, thank you very much. Sugar. Only one. Yeah. Thank you very much. Good night. Good night. Thank you very much. E mentre spiegavo questa cosa è arrivato così per magia, come per magia, un chai caldissimo, ma non lo tengo in mano, mi stiona la mano, è incredibile ragazzi, guardate, lo do subito a Marta, me lo tieni? Mi brucio la mano, Te la metto dentro. Oh, Ma che carino. oh, mi sto ostionato. Qui davanti a noi c'è un caffè, un bar che ora sta chiudendo. Ero venuto a chiedere se potevamo stare qui la notte, ha detto sì tranquilli, potete stare qui. Ho detto grazie allora. E ora mentre stavamo chiudendo è venuto a portarmi un tè caldo, molto gentili. Mamma mia, un mega chai per 2 perché è una bicchierata enorme. Sì. Ah, sono di una gentilezza che veramente non ti sorprendono sempre perché non te l'aspetti. E quindi vi dicevo che quella dietro quella montagna è l'Armenia. È qui veramente a 2 passi, però il confine tra Turchia e Armenia è chiuso. Sì, purtroppo sì, sempre per le vicissitudini, gli scontri, mentre è aperto il confine fra la Turchia e la Georgia. E tra la Georgia e l'Armenia. E l'Armenia. Quindi se uno vuole andare in Armenia deve fare prima Georgia e poi Armenia. Esatto. Siamo, come detto, nel paesino di Tuzluca e queste dietro di me sono delle miniere di sale, che però ora sono chiuse. Aprono domattina alle 10, quindi noi siamo arrivati ormai a tarda ora. Intanto il signore del bar porta un altro chai per Marta perché non ha visto che eravamo in 2, ha visto solo me. Teşekkür. Teşekkür. Sugar. Thank you very much. Good night. Teşekkür. Tieni, se ti volevi scaldare. Mamma mia.
E arriva il secondo chai della giornata. Non si era accorto che saranno due, perché io prima ero entrato dentro a chiedere informazioni. Io stavo sistemando alcune cose dentro Charlie, sono rimasta dentro e lui si è pure scusato che ci ha portato un chai solo, ma pensate un po'. Siamo stanchissimi, stravolti. Carine. Non so se vi abbiamo detto la quota massima a cui siamo arrivati, ma quando abbiamo sfiorato il confine con l'Iran abbiamo fatto un passo a 2600 metri. 2600 metri con il nostro Charlie. Tutto innevato. Tutto è nevato e poi una pendenza del 10%, siamo scesi di 1000 metri in pochissimi chilometri. Infatti ci siamo anche fermati a un certo punto per far riposare i freni. Insomma, io direi di chiudere il video qui. Vi facciamo un brindisi con il chai turco. Il chai turco. Non fa ting perché è di carta, però lo beviamo alla vostra salute, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, quello lo chiediamo sempre, a noi ci fa piacere e serve allargare la grande famiglia Tickets. Parlate di noi, condividete i nostri video e seguite le nostre prossime avventure, vi portiamo in giro per il mondo. Sì. E ci sono ancora tante cose da vedere. Non so se ve ne siete accorti, ma questo viaggio sta diventando sempre più estremo. Esatto. E quindi ci sarà tanto da divertirsi. Ora ci riposiamo un attimo perché siamo fusi, facciamo cena e poi a letto presto. Sì, direi proprio. Alla salute, ciao! Alla salute! Ciao col chai! Ciao ciao! Ciao chai!